Ciao e benvenuti. Oggi parliamo di mobilità del collo e come migliorarla. Infatti nella vita di tutti i giorni il nostro collo viene sottoposto a moltissime sollecitazioni che spesso possono causare problemi posturali che col tempo si possono aggravare. Basti pensare alla quantità di ore che trascorriamo davanti al PC, seduti alla scrivania per esempio per lavoro, o anche soltanto tutto il tempo che trascorriamo a guardare le notifiche sul nostro cellulare e a scorrere la home page dei nostri social. Tutte queste posizioni creano dei blocchi nelle articolazioni della colonna cervicale che col tempo si vanno a solidificare e a diventare sempre più forti. In questo video vediamo proprio una sequenza di esercizi molto rapida, molto veloce, che permette proprio di mobilizzare questa zona importantissima del nostro corpo, qual è il collo, ed evitare che si creano dei blocchi nelle articolazioni. La sequenza di esercizi che vi presento è davvero brevissima, bastano solo 3 minuti. Quindi non ci sono scuse, tutti noi possiamo trovare 3 minuti in una giornata per dedicarci a noi stessi, al nostro benessere e migliorare anche di poco la nostra condizione fisica. La sequenza è molto semplice, è composta da solo 6 esercizi che andrete a ripetere per 30 secondi ciascun esercizio, per un totale di 3 minuti. Dato che è una sequenza molto rapida e veloce, la potete fare veramente tutti i giorni, anche ad esempio la mattina davanti allo specchio. Sin dal primo esercizio andiamo a mettere le nostre mani sul torace, questo per evitare che facendo compensi, appunto muovendo la gabbia toracica, riduciamo la quantità di movimento che andiamo a fare sulla colonna cervicale. Un'altra cosa di cui dovete essere sicuri è di tenere il mento ben dentro, in modo da fare gli esercizi in una posizione corretta per il vostro collo. Iniziamo con il primo esercizio, in cui andiamo a muovere il capo a destra lentamente e in maniera controllata e poi a sinistra. E ripetiamo questo movimento per 30 secondi, respirando bene con il naso. Quando vado al centro inspiro e quando vado di lato butto l'aria. Nel fare questo esercizio cercate di mantenere sempre una posizione corretta e di controllare per ciascun lato dove arrivate a guardare. Sicuramente ci sarà un lato dove girerete un po' di più rispetto all'altro. Potete guardare tranquillamente un punto alle vostre spalle in modo da controllare se riuscite a migliorare man mano e con il tempo la vostra mobilità. Nel secondo esercizio continuiamo a tenere le mani sopra il torace come facevamo prima. In questo esercizio è ancora di più il rischio di fare dei compensi estendendo la colonna toracica e andiamo a fare un movimento di su e giù con il capo. Come vedete il movimento deve essere incentrato qui alla radice della testa, dove la testa si incontra appunto con il collo, e non bisogna crollare in avanti, ma al contrario fare un movimento completamente incentrato su questo perno, evitando così di schiacciare le vertebre cervicali, ma al contrario allungandole. Nel terzo esercizio andiamo a inclinare il capo da un lato e poi dall'altro. Come vedete io non sto crollando con la testa sulla spalla, cosa che porterebbe a schiacciare la cervicale, non ad allungarla, ma sto portando verso l'alto l'orecchio. Quindi il movimento continua a essere incentrato su un perno che è il mio naso. Non sto crollando sulla spalla, ma sto ruotando intorno a questo perno. L'immagine che un pochettino spesso uso è quella di sentirsi tirati come da bambini quando si faceva una monelleria dalle orecchie.
Anche di questo esercizio andate a ripetere 30 secondi. Il quarto esercizio va proprio a risolvere il problema del capo anteposto che viene generato da un utilizzo eccessivo dello smartphone, e andremo a portare il collo ben dentro, a fare il doppio mento e poi completamente in avanti, come vedete, sempre cercando con una lievissima pressione di controllare che il torace non vada a fare dei compensi, riducendo quindi il movimento del collo. Anche di questo esercizio facciamo 30 secondi cercando di mantenere una forma il più possibile corretta ed equilibrata. Nel quinto esercizio andiamo a unire due degli esercizi che abbiamo già fatto. Andremo a flettere il capo in avanti e poi a portare l'orecchio su. Quindi faremo una mezza circonferenza soltanto verso avanti. Non andiamo completamente all'indietro, ma andiamo avanti, laterale, avanti, laterale. Sempre cercando di fare perno in modo da portare l'orecchio verso l'alto. Normalissimo sentire in questi esercizi un pochettino di sabbia che scricchiola, questo vuol dire che stiamo andando a ripristinare mobilità. Il sesto esercizio è un po' il più complicato. Andiamo sempre a mettere le mani sul torace per evitare compensi. All'inizio vi consiglio di fare questo esercizio sempre davanti allo specchio, che dobbiamo portare la testa a destra e a sinistra, vedete, dislocarsi da un lato e dall'altro. Non è per nulla facile, è un po' il movimento che faceva Totò, il mitico Totò. Oh, tanti ballerini. Come vedete è un movimento che fa parte della quantità di movimenti che può fare la nostra colonna cervicale, il collo, ma che in realtà è completamente dimenticato e sicuramente all'inizio vi verrà molto difficile. Bisogna mantenere la testa ferma e portare il capo da un lato e dall'altro, quindi la linea delle pupille, come vedete, è assolutamente parallela alle spalle e resta così. Io mi muovo solo su questo piano, sul piano frontale, senza fare giri o torsioni del capo. All'inizio vi verrà normale o fare questo o fare questo, cioè altri dei movimenti che abbiamo visto. Per questo motivo vi consiglio di guardarvi bene allo specchio e concentrarvi all'inizio, anche se fate dei piccoli movimenti, però concentrarvi sui movimenti giusti. Questa, come vedete, è una sequenza molto breve, soli 3 minuti, che può dare davvero un enorme beneficio e migliorare la mobilità del collo. Se volete, è chiaro che avendo più tempo potete dedicare anche 45 o 60 secondi per ognuno di questi esercizi e prolungare la sequenza un po' oltre. L'unico limite è quanto tempo siete disposti a dedicare al vostro benessere e alla vostra forma fisica. Se sei interessato a questo genere di contenuti, ti consiglio di passare a questo video qua sopra, dove ti parlo di mobilità delle spalle, e anche in questo caso, come vedrai, mobilità del collo e mobilità delle spalle sono molto legati fra di loro e l'una può migliorare decisamente l'altra. Fammi sapere nei commenti qua sotto come va con questa sequenza di esercizi, se ne trai beneficio e quali sono le sensazioni che ti dà. Se ancora non l'hai fatto, metti mi piace a questo video e iscriviti al canale. Ti auguro una splendida giornata. A presto!